Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di come si allestisce un fucile arbalete da zero. Praticamente se acquistiamo un fucile dobbiamo montare gli elastici, il mulinello, montare la sagola al mulinello, montare la staffa diciamo per completare il fucile a pronto pesca vi faccio vedere oggi come si fa, cercando di darvi qualche trucco e farvi vedere qualcosa che io faccio, che ho imparato nel tempo. Importante anche il mulinello, come il montaggio e come viene stipata la sagola all'interno, quindi vi faccio vedere alcune cose, vi spiego il modo corretto per montarla. Gli elastici sono già tagliati a misura con il nodo, quindi devo soltanto passarli nella testata e poi fare il nodo bandiera dall'altra parte. Qui ho anche la sagola per farvi vedere il dinema da 1,5 da montare sul mulinello, e poi per finire, per chi ama fare riprese subacquee e ha una cam, vi faccio vedere come si monta la staffa. In questo caso sto utilizzando un Nemesis 104 in alluminio della Seagull Sub e quindi ho tutti gli accessori della stessa casa, lo stesso modello, proprio per completare il fucile e farlo pronto pesca. E adesso andiamo nel dettaglio e vi faccio vedere man mano come si monta tutto. Allora, la prima cosa che faccio è monto il mulinello, quindi lo fisso direttamente sotto l'impugnatura, che ha già così l'impugnatura predisposta per il mulinello ICA, quindi è già pronto, e lo vado a montare con delle viti Parker in acciaio inox direttamente sull'impugnatura. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare del mulinello è quello di smontarlo, quindi togliere il rocchetto e fissare la parte fissa sul fucile. Quindi con l'aiuto di un cacciavite togliamo la vite centrale, questa parte qui centrale, si allenta tutto, si svita la frizione, si toglie i vari dischetti e gomme di frizione, mettiamoli nella posizione giusta, così ci ricordiamo poi quando dobbiamo rimontarli come metterli. E poi si smonta la bobina, esce fuori in questo modo. E questo è il telaio che va montato sul fucile. Andiamo ora a mettere il telaio direttamente sull'impugnatura. Qui ha già dei fori predisposti e due bottoncini in plastica che mantiene fermo il telaio, quindi basta posizionarlo e poi chiaramente mettere le viti inox. La vite è Parker, entra dentro il foro, si fa strada da sé e si blocca stringendo. E questo è il secondo attacco. Ecco, stringo bene, così il mulinello non si sa mai, meglio ancorarlo. Ecco qua, il lavoro finito. Praticamente queste sono le due viti e questo è l'albero centrale. Ora dobbiamo montare il mulinello e rimetterlo come era prima, quindi è semplice, basta entrare, spostare il nottolino, entrare con la bobina e si rimette nella sede. Poi si riprende la guarnizione della frizione con il disco, si riavvita la frizione e rimetto la vite. C'è chi monta prima il nylon oppure monta, ecco la frizione funziona, monta il dinema, fa il nodo all'interno e poi dopo rimette la bobina, ma in questo caso il mulinello è abbastanza semplice e aperto, si può fare anche
senza, quindi diciamo che si può passare direttamente il dinema nel nottolino qui d'acciaio e poi farlo passare nel foro della bobina per legarlo. Allora ragazzi, per farvi vedere il nodo ho smontato la bobina, così rimane più facile da farla vedere in cam, e niente, vi faccio vedere come fisso. Qui c'è in questo mulinello c'è un forellino passante dove è possibile mettere il dinema all'interno in questo modo, e volendo c'è chi diciamo fa soltanto un nodo così e lo fissa in questo modo. Personalmente non piace questo sistema, ci sono varie scuole, vari tipi di pensieri. Personalmente faccio un nodo scorsoio, di modo che anche sotto trazione, anziché sciogliersi, chiude di continuo. Quindi io non faccio altro che prendere il capo, questo grande, lo porto qui e poi faccio un nodo scorsoio con due giri, due massimo tre giri, lo faccio passare all'interno, quindi in questo modo qui, chiudo e poi chiaramente vado a stringere. Il nodo lo faccio coincidere con il forellino dove passa il dinema e quindi non fa spessore. Io adesso il nodo non lo stringo, però se una volta stretto diventa piccolo e non dà neanche fastidio quando andiamo a montare il dinema. Io adesso rimonto la bobina e vi faccio vedere la cosa importante adesso, il verso di rotazione del dinema, come va messo per quanto riguarda il mulinello, perché ci sono dei vantaggi e svantaggi in questo caso. Ora andiamo a vedere come va avvolto il dinema nel rocchetto. Io consiglio di avvolgerlo, quindi in questo caso nel senso orario, nel senso che la frizione stringe. Perché in questo caso? Ecco, in questo caso stringe, quindi chiude. Perché se per caso prendiamo un pesce grande e quindi tira al contrario, la frizione non si chiuderà mai, quindi andrà nel verso opposto, nel verso quello che si allenta. Quindi in ogni caso magari non succede, però se noi abbiamo montato il dinema al contrario, quindi fuoriesce velocemente il dinema dal mulinello e sta nel verso di rotazione di chiusura della frizione, può capitare che si può bloccare il rocchetto e quindi possiamo magari perdere il pesce. Invece in questo caso qui scongiuriamo tutto. Chiaramente questo vale, questo discorso per i mulinelli che hanno una frizione classica con gomma e non quella con cuscinetti in acciaio o a scatto. Quelli una volta regolata rimane ferma in quel modo e non si blocca, mentre questa, essendo in plastica, può magari avere dei movimenti particolari o spostamenti e quindi si può creare questo problema. E adesso facciamo le spire cercando di farle più accostate possibile e di fare un montaggio omogeneo durante tutta la bobina. Sconsiglio di montare di riempire fino al massimo il mulinello, perché può avere problemi poi quando andremo a rimontare, magari non riusciamo in pesca a metterlo, a disporlo per bene le spire, non le mettiamo per bene le spire e quindi si può così fare dei piccoli inceppi e bloccarsi, quindi magari poi non gira bene. Quindi magari mettere 5 metri in meno ma avere la bobina più libera e meno piena. Al lavoro finito praticamente il mulinello si presenta in questo modo, quindi già pronto con il dinema montato. Adesso vi faccio vedere gli elastici come si montano. Praticamente la Seagull dà un doppio elastico da 14,5 in questo caso, e sono due elastici lunghi 65 cm, quindi è semplice, basta inserirli nei due fori della testata e poi
bisogna fare così il nodo a bandiera dall'altra parte, uno già è pronto, quindi basta mettere prima uno e poi l'altro e diciamo così l'elastico è già preparato. Ora vi faccio vedere come si fa il nodo a bandiera. Quindi questo è già stato fatto e, come ho detto, una volta inseriti nel foro bisogna fare questo nodo. Dipende anche dal tipo di dinama che utilizziamo. Ci sono alcuni dinama che hanno una garza più scivolosa, più liscia, quindi in quel caso lì dobbiamo fare un doppio nodo, perché il nodo scivola e non tiene quello singolo. Però basta provarlo a mano un attimino e vediamo se ne basta uno oppure il doppio. Allora, basta passare il capo del dinama, quindi, che dobbiamo fare l'ogiva, si ruota in questo senso qui, si passa sotto e poi si passa all'interno, se riesco a farlo vedere, all'interno qui, quindi in questo modo qui. Chiaramente quando io vado a tirare qui si strozza e il nodo non si sposta più. Questo è un dinama che non scivola, quindi ne basta uno. Chiaramente basta fare poi con l'accendino la pallina sia da una parte che dall'altra, che quindi diventa un pochino più grande e si scongiura il fatto che si sfila il dinama dall'elastico. Una volta montati gli elastici, praticamente non ci rimane che crimpare l'asta e fare, diciamo così, il terminale finale in nylon. Io in questo caso non ve lo faccio vedere per non dilungare il video, magari ve lo faccio vedere a lavoro finito, anche perché ho fatto un video dedicato proprio a queste crimpature, quindi potete decidere se mettere slips oppure fare il nodo. Vi metto casomai il link del video dove spiega tutto e così potete decidere. Finito questo, praticamente vi faccio vedere come si monta la staffa. In questo caso il Nemesis ha due vitarelle a brugola che sono a scomparsa sopra, cioè appena subito dopo l'appoggio sternale, quindi basta svitare con una piccola chiave a brugola queste due viti e si posiziona alla staffa. Adesso vi faccio vedere come va montata. Adesso vi faccio vedere il montaggio della staffa. Questa è la staffa sempre della Seagull Sub, io la preferisco sulla parte destra. Viene corredata di due viti Parker inox e per montarla basta praticamente togliere questi due grani che ho detto con una piccola brugola da 1,5, quindi si svita questa parte qui, quindi si tolgono i due grani, prima uno e poi l'altro, e adesso andiamo a posizionare la staffa in questo modo. Basta mettere i viti Parker in acciaio in questo modo, risultano un po' dure ma devono esserlo perché praticamente deve fissare bene la staffa, deve rimanere ben salda, quindi anche in questo caso la staffa è pronta. Ora il fucile è praticamente pronto pesca, vi faccio vedere finito come viene con tutto il montaggio. Ragazzi, questo è il lavoro finito, praticamente ho montato il doppio elastico da 14,5, poi ho, diciamo così, crimpato anche l'asta, quindi al momento è completo e pronto pesca. Non devo fare altro che così portarlo a mare. E niente, credo di aver detto tutto per quanto riguarda questo video. Spero che sia stato utile, specialmente per i consigli del mulinello, per come imbobinare il mulinello, perché a mio avviso è molto importante. E poi un'attenzione particolare anche sulla frizione. Non strozzate troppo la frizione, ma non lasciatela neanche troppo lenta, perché la botta forte dello strattone del pesce fa girare velocemente il rocchetto e si imparrucca tutto. Un po' quello che succede sulle canne da pesca quando la frizione è lenta, anche in quel caso. E va bene così allora.
Ragazzi, continuate a seguirmi sul mio canale, se non siete iscritti fatelo, a me fa piacere e ci vediamo sui prossimi video, spero anche quelli di pesca perché al momento sto andando pochissimo. Ciao, ci sentiamo presto!